Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi vedremo come sia possibile trasformare una talea di Coleus in queste stupende piante. Un buongiorno a voi dalla famiglia delle talee delle Coleus. Queste splendide piante tropicali, gestite in appartamento alle nostre latitudini, sono veramente meravigliose più che per i loro fiori, e comunque in queste stanno cominciando a fiorire, fiori molto piccoli, colorati, carini. Sono note per le foglie meravigliose, ce ne sono anche di colori diversi. Queste, vi ripeto, sono tutte talee. Dopo vi presento la mamma, comprata l'anno scorso in aprile per 90 centesimi, una piantina piccolissima. Queste sono talee in grande forma, siamo in estate. Questa qui è una talea che, come vedete, sta radicando in acqua. Ecco, qui si vedono meglio le radici. Sono veramente di facile propagazione le Coleus. Questa è una talea che è stata fatta crescere in acqua, semplicemente in un vaso di acqua che va cambiata ogni 2 o 3 giorni e va tenuta umida spruzzandola. Anche questa è una talea. Questa è stata messa in un vaso con un terriccio molto drenato, 50% di terriccio universale, 50% di perlite. Anche questa si è tenuta, anche questa tenuta all'ombra, in un luogo comunque soleggiato, una veranda soleggiata, ma non ai raggi diretti del sole, si è mantenuta molto bene. Anche questa va spruzzata quotidianamente. Questo era un ramo un po' più grande che si era rotto in realtà, e anche questo messo come talea in un terriccio molto ben drenato si è tenuto. Questa è la gigantesca Coleus, mamma di queste talee, ma figlia a sua volta della piantina acquistata l'anno scorso. Sono piante che amano la mezz'ombra, possono stare fuori per tutta l'estate, anche l'inizio dell'autunno, ma assolutamente prima dei primi freddi, tanto più prima delle prime gelate, vanno portate al riparo. Solo in alcune località molto fredde vengono gestite come annuali. Queste invece sono appunto da 1 anno e mezzo con noi e, come vedete, non solo si mantengono, ma si moltiplicano molto facilmente.